vi voglio far sentire un pezzo del mio spettacolo su Vivian Maier, Gli occhi di Vivian Maier a Camera. Sono Roberto Carlone e racconto storie con musica, parole, fotografie e cinema d'animazione. È un momento molto intenso dello spettacolo che arriva verso la fine. Vivian Maier è stata una fotografa senza che lo volesse dimostrare. Ha fatto centinaia di migliaia di foto e non le ha fatte mai vedere a qualcuno. Ha fotografato persone ai margini, persone difficili. Ha fatto soprattutto dei grandi sberleffi alla società consumistica che stava nascendo in quegli anni. E ha saputo entrare in sintonia con i soggetti che fotografava. E ha fatto anche tantissimi autoscatti, lo sapete, al suo riflesso, alla sua ombra. Alcuni erano per imparare a tarare la sua macchina fotografica, perché la prima che aveva non aveva nessuno strumento di aiuto per esporre correttamente. C'era solo una tabella a cui fare riferimento. Bisognava stimare la quantità e la forza della luce per calcolare la velocità dell'otturatore e il valore del diaframma. Poi ne ha presa una più sofisticata, con una cellula che misurava la quantità della luce e quindi suggeriva tempi e diaframma da usare. Insomma, poi è diventata un'abitudine quella di fotografarsi. Ogni vetrina, ogni specchio, ogni finestra veniva bene per fotografarsi. In ogni pellicola ne metteva almeno uno di autoritratto, come per lasciare la sua firma, come fa un pittore sulla sua tela. Il vetro era importantissimo per lei. Bene, ho scritto e pensato un omaggio a questa superficie così importante per lei e ho scritto questo. Vetri. Il tuo Parlamento era costituito da vetri. Il tuo governo, la tua nazione, disseminato di vetri. Sapevi di fare buone fotografie. Le guardo, trasudano troppa sicurezza. Una precisione da spavento. Attenzione rigorosa per le realtà ai margini, dimenticate, ignorate di proposito dagli sguardi quotidiani. Ma per te il vetro era una componente essenziale. Vetrine, grattacieli, specchi. Quanti specchi nella tua vita. La tua immagine si rincorre, lo spazio si dilata, clonandosi. La tua immagine è continuamente santificata. Non è un'autocelebrazione, ma una ricerca di identità senza fine. Tu devi vederti per dire che esisti. Resti sempre nascosta nella vita, ma quando sei sola, urli con le tue foto Where is Vivian? La tua immagine si frantuma e non si completa. Va in pezzi. Qualcosa si è rotto. Il tuo volto sempre modificato, annullato, tagliato. Troppo spesso c'è un'interferenza. Il tuo sguardo è già altrove. Non è un vezzo vanitoso. Ti guardi negli specchi di casa per lasciarti andare, per registrare uno stato d'animo. O forse eri semplicemente inconsapevole. Credevo che anche l'anima avesse un'ombra, sembra che tu dica. Il tuo corpo etereo, nero sfocato, presente sull'erba tra i fiori. È la tua firma, non il tuo narciso. Muti la tua visibilità in presenza. Doppia, traslata, spostata nel tempo. Ti ripeti, ma resti sempre, sempre sola.
A Vivian Maier piaceva giocare con le fotografie. Lei non lo guardava e nonostante questo aveva una grande maestria, una padronanza tecnica da spavento. Quindi si poteva permettere di scattare, direi, a occhi chiusi. Se all'inizio, un poco come tutti, si scattava i primi autoritratti in casa, anche un poco per sperimentare e per capire le esposizioni, la luce. Testava, come tutti i fotografi principianti. Poi, a poco, iniziò a scattare foto di se stessa all'aperto, alla luce, di fronte a tutti. Ne metteva sempre una dentro ad ogni rullino, quasi come fosse una firma, quasi quasi lo sapeva che non l'avrebbe mai stampata. E allora diceva: questa foto l'ho scattata io, proprio io, nessun altro. Quasi quasi sapeva che qualcuno le avrebbe ritrovate prima o poi. Così ci dava il suo certificato di autenticità. A volte viene da pensare che lei si sia presa gioco di noi, si sia inventata addirittura programmata una caccia al tesoro tra la sua vita e le sue foto, a partire da piccoli indizi sempre negati. Fare le foto per lei era davvero un gioco e questo gioco si chiamava nascondino. Bello per noi trovarla, stanarla e mostrarla a tutti. Forse all'inizio la si è voluta mostrare un poco come un trofeo, una prigioniera, un'esibizione per trarne profitto. Purtroppo non per lei. E a poco, per fortuna, e con tanta tenacia da parte di alcune persone, si è trasformata in un esibirla per darle dignità, per inserirla in un percorso di fotografia e di donna. Guardando i suoi filmati in Super 8 ci si rende conto di come scattasse, di che cosa i suoi occhi cercassero. Ci fa partecipi del suo modo di scattare, di inseguire le sue prede, di come le studiasse, subito le individuasse in mezzo a folle oceaniche. Lei aveva l'occhio del migrante, di chi sa cogliere le differenze, di chi sa vedere e distinguere nelle masse anonime. La persona interessante, la persona con una storia da raccontare, anche con i suoi silenzi e la sua muta presenza. Lei li sapeva scegliere e sapeva cogliere, sempre con le antenne dritte. Scattava almeno un rullino al giorno e tutte le foto, oltre che ad essere praticamente tutte giuste, giusta esposizione, giusta composizione, erano tutte diverse, sempre nuove, sempre alla ricerca di qualcosa. Più le guardo e più ho la conferma che lei volesse catalogare il mondo, farne un diario universale, assetata di persone, di anime, attenta alle storie e ai segreti che ogni persona che fermava in uno scatto. Scatenata, ovunque, sempre, assetata di persone, ma non rubava niente a loro, non rubava la loro diversità, il loro segreto, restituiva, raccoglieva nei suoi occhi e nel suo cuore, accoglieva. Sei qui, nella camera della macchina fotografica. Qualcuno, prima o poi, ti vedrà e la tua vita sarà chiara e conosciuta da tutti. Te lo meriti. Ogni mattina si svegliava e si chiedeva, ne sono sicuro, cosa scatterò oggi? Ma non era per accumulare, per subire questo ricatto, ma per dare luce, dare voce a migliaia e migliaia di persone. Non era per scandalizzare e non era un perché un editore glielo chiedesse. Oggi vai nel ghetto e scatta e portami 2 o 3 personaggi al limite, così vendiamo copie. È il prototipo della vera freelance, libera fino in fondo. Libertà a caro prezzo, eh? Lei che forse era anche un poco un precursore, un pioniere, e sempre era un poco avanti, partendo dallo studio e di altri fotografi. È rimasta nell'ombra per scelta. La sua riflessione costante è stata un indagarsi sempre, un essere misteriosa a se stessa, sempre diversa, sempre attenta, una grande lezione di introspezione, di interrogativi, di domande, sempre con discrezione, però affermava di essere lì mentre scattava, con la sua inseparabile macchina da fotografie. Sempre attenta all'istante, sempre presente a se stessa, mai urlata, mai con un ego sfrenato,
ma persona in mezzo alle persone e le dobbiamo essere grati. Ecco, questo era uno dei miei omaggi a lei, ai suoi autoritratti, ai riflessi e ai vetri che hanno contraddistinto la sua vita e la sua ricerca. Faccio mia e condivido con voi il suo insegnamento ad essere sempre presenti e creativi con quello che siamo, a dire la nostra quando siamo immersi nelle città, quando la società cittadina urbana cerca di spersonalizzarsi e ci ribalta in una logica da urlo o di vendetta, di rivalsa. Ma noi vogliamo una rivalsa appagante, fine a se stessa. C'è una modalità di falsa rivalsa appagante, stiamoci attenti. Urlare, sgomitare, alzare la voce senza arrivare a niente, solo per soddisfare il nostro ego, la nostra misera superiorità di prevalsa. Io sono qui per tranquillizzare noi stessi. Secondo me è una delle grandi malattie dei nostri tempi, da cui possiamo guarirci. No? Questo è tutto. Vi ricordo che se questa storia vi ha appassionato, incuriosito o forse vi ha arricchito, allora iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Siamo in pochi a raccontare storie di questo tipo ed in questa maniera. Così contribuiamo a far crescere una curiosità diversa, approfondita e gentile, ma non per questo senza forza. Il mio invito è far crescere tutte le voci di persone che lo stanno facendo, con passione e competenza. Se volete far parte di questo gruppo, potete iscrivervi alla newsletter su robertocarlone.it. Alla pagina contatti trovate tutto e riceverete la newsletter ogni settimana, con un sacco di spunti, di idee, di collegamenti e ragionamenti, anche diversi da video, è quello che non ci sta qui su YouTube. Chi la riceve fino ad ora è contento ed insieme stiamo creando un bel gruppo che cresce settimana dopo settimana. E poi ci sono i contenuti esclusivi, dirette. È tutto gratuito, ma non per questo di scarso livello. Quindi iscrizione a YouTube e richiesta di ricevere la newsletter. Più facile di così. Quindi vi saluto e vi lascio un bacio. Alla prossima, a prestissimo. Ciao e grazie.